Nel 1913 il Corriere dei Piccoli pubblicò la ricetta di un dolce al cacao, il bilbalbul, dal nome di un bimbo indigeno del continente africano. Mia nonna a quella data aveva 10 anni e mi raccontava che volle subito provare la ricetta per fare questo dolce e poi dopo negli anni ha tramandato questa tradizione che è rimasta proprio una tradizione di dolce di famiglia. Io l'ho preparato tantissime volte con lei e ricordo che era bellissimo sentire la nonna che entrava in cucina, apriva il famoso cassetto dove c'erano i mestoli di legno che venivano utilizzati solo per i dolci e sentivo in lontananza questo meraviglioso odore del cacao. Oggi per voi preparerò la ricetta originale, anche se poi negli anni ho provato tantissime varianti, ma avrò anche il piacere di condividerle con voi, la variante festa di compleanno e la variante per intolleranti o per vegani. Mentre preparo gli ingredienti, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi semplicemente cliccando nel tasto in basso alla vostra destra e anche sulla campanella già che ci siete. E inoltre, se questo video vi sarà piaciuto, cliccate anche sul mi piace. Sapete che tra noi youtuber c'è una leggenda che dice che ogni volta che si clicca un mi piace accade qualcosa di meraviglioso. Questa è Serata Italiana e sei su Scuola la Pasta. Nella versione per vegani o per intolleranti è possibile sostituire il latte intero con il latte di soia o il latte di riso e cocco. Il sapore non verrà assolutamente alterato anche perché il cacao è il sapore predominante. Andiamo a prepararlo. Abbiamo imburrato la teglia e l'abbiamo spolverata con un po' di farina per non far attaccare l'impasto, ma prima di versare l'impasto dobbiamo aggiungere il lievito in polvere, che mi raccomando va aggiunto sempre all'ultimo momento prima di andare in forno. In forno a 180 gradi, forno statico, per 40 minuti. Sono passati 35 minuti, normalmente non si apre mai il forno durante la cottura, ma questo è il tempo giusto di andare a verificare con uno stecchino il giusto grado di umidità del bilbalbul, che non è come un normale ciambellone, deve rimanere leggermente più umido. Andiamo a verificare. Ancora 5 minuti.
Ci vediamo tra poco. È venuta benissimo! Come vi dicevo, io la preparo molto spesso anche come torta per la festa di compleanno. La divido in due e la farcisco con crema all'arancia, con la panna, con la Nutella e spesso metto anche una bella glassa di cioccolata. Ma questa è la sua versione originale, ora la metteremo in un piatto. Ed eccoci qua, una leggera spolverata di zucchero a velo e il bilbabul è pronto per essere servito. Ho una cara amica che conosce questo dolce perché si preparava sempre anche nella sua famiglia. Probabilmente l'origine era la stessa, il Corriere dei Piccoli. E voi avete un dolce di famiglia? Fateci sapere, lasciateci un commento qui sotto. Noi intanto vi aspettiamo qui nella nostra cucina. Questa è Scola la Pasta, The Italian Way of Making Food.